Metto a confronto due opere d'arte, solo per avere una scusa per analizzarle meglio e ringraziare i due artisti. In questo video mi limito alla prima delle tre parti dell'opera più famosa di Dante, conosciuta come Inferno. Non tratto qui della cantica seconda e terza, Purgatorio e Paradiso. Paul Gustave Louis Christophe Doré, Gustave Doré, nasce a Strasburgo nel 1832 ed è considerato, grazie alle sue illustrazioni, uno dei maggiori diffusori della cultura europea in tutto il mondo. Nel 1868 viene pubblicata la prima edizione italiana de La Divina Commedia di Dante Alighieri, illustrata da Gustavo Doré, corredata appunto dalle sue 135 illustrazioni più un ritratto del sommo poeta. Nagai Kiyoshi, Go Nagai, nasce a Waima nel 1945 ed è considerato uno dei più importanti mangaka, autore di manga, di sempre. Ha realizzato anche Mazinger Z, Jig, UFO Robot, Granzinger, Mao Dante, Devilman. Il mangaka, tra il 1994 e il 1995, pubblicava la sua versione dell'opera più famosa di Dante in 3 volumi. Nel 2019 viene pubblicata in Italia e per la prima volta nel mondo la prima edizione omnibus integrale in un solo volume in italiano. Per mettere a paragone queste due opere d'arte, che si basano sulla commedia di Dante, ho deciso di scegliere dei criteri e su quelli, di volta in volta, sviluppare un ragionamento. Il mio intento, ripeto, rimane quello di approfondirle e ringraziare gli artisti, non quello di stabilire un vincitore oggettivo. Non sto parlando di una gara di 100 metri, di atletica leggera, ma di due opere diverse in tanti aspetti, che nascono dalla commedia di Dante. Ho letto contemporaneamente queste due opere mentre prendevo appunti per realizzare questo video. La lettura contemporanea ovviamente implicava il fatto che per andare avanti nella storia il libro che contiene le illustrazioni di Doré lo dovevo sfogliare andando verso destra, quello di Nagai andando verso sinistra. 1. Continuità. Quelle di Doré sono illustrazioni separate, mentre Nagai realizza un manga. Il manga, oltre alle immagini che sono l'una la prosecuzione dell'altra, contiene dialoghi e quindi autonomamente riesce a farti percorrere la storia. Inoltre il manga ha più tavole per ogni episodio e quindi c'è una continuazione, mentre nell'opera del Doré inevitabilmente si passa da un'incisione a un'altra, senza dialoghi, senza didascalie e con scene che cambiano a volte drasticamente tra un'illustrazione e quella successiva. Insomma, nasce come un accompagnamento al testo. Nagai, utilizzando il manga, ha realizzato tante più tavole rispetto alle 135 più un ritratto di Doré, riprendendo le tavole di Doré e aggiungendo tra di loro illustrazioni e dialoghi. Il punto va a Nagai. 2. Inventiva. Doré si è dovuto impegnare per inventare, semplifico, le scenografie, i personaggi e le loro posizioni. Di questo gli va dato merito, mentre Nagai prende a piene mani il lavoro già svolto da Doré, anche se Doré realizza mediamente circa 2 incisioni per ogni canto dell'inferno. E alcune sue tavole sono praticamente degli esercizi di stile nel riproporre le incisioni del Doré a suo modo, parlo di Nagai. Nelle illustrazioni di Doré il Minotauro ha la testa di toro e il corpo umano, invece del contrario, quindi è così anche Nagai. Doré salta all'incontro con Cavalcante, quindi anche Nagai, così anche Capaneo è saltato insieme ad altri incontri fondamentali. C'è però da dire che Doré non illustra Ulisse mentre Nagai sì. Tra gli incontri che nessuno dei due artisti in questione ha avuto il coraggio di illustrare c'è quello con Maometto, che Dante a inizi del 1300 descrive come un'ombra, quella di Maometto, squarciata dalla bocca fino al buco del culo, ma che più di mezzo millennio dopo è considerato ancora un tema troppo forte. In Doré non c'è il guado del fiume Flegetonta sopra il centauro, e quindi neanche in Nagai. In Doré le piante del bosco dei violenti contro se stessi nell'essere hanno forma palesemente umana, quindi in Nagai è uguale, come Gerione alle ali di drago, eccetera. Esercizio di stile. Il punto va a Doré. 3. Approfondimenti. Mentre Doré ha l'intento di raffigurare ciò che lui percepisce dalle terzine dantesche, Nagai va oltre, fino a staccarsi dal testo, per approfondire la vita di Dante, il momento politico che viveva, la storia dietro alcuni personaggi anche mitologici, Guido Cavalcanti, la vita nova. Questi approfondimenti sono un bel modo per farti immergere ancora di più in ciò che sapeva e viveva Dante.
Se gli approfondimenti fossero stati anche corretti, li avrei apprezzati anche di più, perché, per riportarti un esempio, Nagai scrive Pasifae, la moglie del re dell'isola di Creta, Minosse, perfetto fin qui, però poi si sente in dovere di aggiungere una frase, tra parentesi, sbagliata. Nipote del Minosse visto nel secondo cerchio. Perché Nagai? Cioè, stai nel tuo, hai fatto l'approfondimento, hai fatto un bel disegno, ma perché aggiungere ste robe? Faccio finta di non vedere e il punto va comunque a Nagai. 4. Poppe e culi. A livello di poppe e culi vince Nagai, a mani basse. Le sue illustrazioni sono piene zeppe di donne formose, nude. Non c'è una donna piatta dalla prima all'ultima tavola. Te ne riporto degli esempi. YouTube è arte? Da arrabbiare. Lei è Beatrice. Lei è Semiramis. Lei è Cleopatras. Lei è Elena. Lei è una dannata a caso davanti a Minos. Tra l'altro, invece del tutto si confessa, dice a Minos, cito, non ho commesso alcun peccato. Il punto va a Doré, perché vi è un eccesso di forme enormi femminili, che non so perché i giapponesi hanno sta fissa qua. Ti metto a paragone le poppe di Francesca di 1800 con le poppe di Francesca di fine 1900. Cosa è successo in questo secolo? Sarà arrivato un chirurgo plastico tra i peccatori carnali. 2-2, palla al centro. Ne approfitto qui per farti notare come i criteri che ho scelto non siano i 10 comandamenti, questo si chiama poppe e culi, sono solo un modo per avere degli argomenti sul quale poi basare un paragone. Cambiando i criteri cambiano i punti, ma se uno resta imparziale dubito possa cambiare il vincitore. 5. Bellezza. Ecco il punto. Può risultare difficile dire se è più bella un'opera d'arte o un'altra, ma in questo caso no, è facile, Doré è più bravo. Come dicevo, ogni volta che può e vuole, Nagai prende un'illustrazione di Doré e la rifà simile, col suo stile ovviamente, non è copiare, sono chiari omaggi, ma in questo caso, mettendo a confronto l'illustrazione originale con quella riportata a fumetto, quella originale risulta esteticamente più godibile il 100% dei casi. Ogni artista ha il suo stile, e ci mancherebbe, ma mettendo a fianco le immagini Doré vince sempre. Intanto ho fatto scorrere alcune per paragonare, cioè per metterti a paragone e farti capire cosa sto dicendo, il punto va a Doré. 6. Scusabilità. Doré è un europeo, Nagai è un giapponese. Non oso immaginare che razza di traduzione gli sia giunta a Nagai per realizzare tutte le tavole intermedie tra il rifacimento di un'illustrazione di Doré e quella successiva. La prima traduzione giapponese dell'opera di Dante è del 1914 e il traduttore si basò sulla traduzione inglese di Longfellow, che nel mondo è usata tutt'oggi nonostante sia oggettivamente stracolma di errori e basti la prima terzina tradotta da lui per stravolgere l'intero racconto. Le traduzioni, anche solo in inglese, fino ad oggi, sono tutte sbagliate, lo spiego in un altro video che metto in collegamento. Nagai, tra l'altro, viene anche da un'altra cultura e religione, quindi scusabilissimo per tante cose, il punto va a Nagai, 3-3, palla al centro. Dare questo punto a Nagai mi ha fatto male, dentro, perché per fare un esempio, tra gli eretici fa dire al pagano Virgilio, uno che si presenta dicendo che credete negli dei falsi e bugiardi, che essere eretici è un grave peccato ed è giusto che vada all'inferno chi non ha seguito l'insegnamento di Dio. Il pagano Virgilio dice ciò. A ridirlo soffro così tanto che vorrei togliergli questo punto al VAR, ma devo cercare di restare il più imparziale possibile. Per sottolineare quanto poco mi interessi stabilire il vincitore, i prossimi 4 punti andranno tutti a Doré, vince lui. Se guardi questo video solo per sapere chi vince, magari sei andato subito agli ultimi secondi per sapere il risultato e commentare il tuo disappunto, ti frego qui e ti tocca riguardarlo perché vince Doré. Però te lo dico qua, non in fondo. Se invece sei interessato a seguire gli approfondimenti, ciò che io penso riguardo ai criteri che ho formulato, prosegui. 7. Attinenza all'opera di Dante. Nonostante i troppi svarioni di cose, luoghi e personaggi che Dante descrive proprio in modo diverso rispetto a come vengono illustrati, ti sembrerà incredibile, come lo è sembrato a me, ma tra i due artisti, quello che si è allontanato di più dall'opera originale è Nagai. Come già detto, Nagai ha spesso rielaborato le illustrazioni di Doré, ricopiandole, anche gli errori. Per errori intendo appunto cose disegnate che sono proprio diverse rispetto alla descrizione contenuta nelle terzine.
Nagai però supera più volte il confine del è un'interpretazione dell'artista, entrando nella terra del ok, scusa, ho sbagliato io, togliendo il senso di ciò che scrisse Dante, senza sostituirlo con un altro. A conferma di ciò, mi basta farti vedere la prima tavola del suo manga dove compare la scritta La selva oscura di Firenze. Possiamo discutere sul dove si trovi la selva nella quale Dante si ritrova. Certamente non è a Firenze, e questo passi. Dante si vedrà che indossa in testa per tutto il viaggio la corona d'alloro e non ha una cintura, e anche questo passi. Ci sono però due errori storici. Dante non viene cacciato da una folla fiorentina inferocita e uscendo da Firenze si trova nella selva. Era già fuori da Firenze quando venne deciso il suo esilio, e passi anche questo. C'è però il secondo errore storico, che per evitarlo sarebbe bastato informarsi non su Dante, proprio sulla storia di ciò che illustri. Guarda bene la Firenze illustrata in questa tavola. Cosa ti salta subito all'occhio? Quel bel cupolone. Una cupola che rende Firenze famosa in tutto il mondo, ma che ha un problema. Dante muore nel 1321. Quella cupola è stata realizzata più di 100 anni dopo. Insomma, quella non è la selva di Dante, quella non è la corona d'alloro di Dante, la cintura di Dante, quello non è l'esilio di Dante, ma soprattutto quella non è la Firenze di Dante, neanche i suoi figli e i suoi nipoti l'hanno mai vista quella cupola. Inoltre i dialoghi del fumetto, che di per sé sarebbero un'aggiunta alle sole illustrazioni, mettono però in risalto in continuazione errori rispetto a ciò che c'è scritto nelle terzine. In questa singola tavola che ti mostro ci sono 3 dialoghi e ciascuno contiene un errore. 1. Beatrice non è partita a causa della lonza che Dante supera. 2. Beatrice non vede Dante, ma a vederlo è Maria. 3. Virgilio non sta in purgatorio, ma nel limbo. E qui aggiungo una piccola cosa. Nell'edizione Omnibus c'è un asterisco con scritto: nell'opera originale Dante non mette Virgilio nel purgatorio, ma nel limbo. Benissimo. Però o lasci l'opera come è originale, oppure riempi l'opera di Nagai di asterischi ogni volta che c'è una cosa diversa da Dante. Altri errori che mi vengono in mente. Solo trattando dell'8° canto, Nagai scrive una fiamma sulla sua della torre Cima, mentre Dante ne descrive 2. Nagai fa dire dall'Argenti a Dante aspetta ti prego. Quando Virgilio tratta male l'Argenti, Nagai fa dire a Flegias ci sai fare Virgilio, mi piace che è così impetuoso, Invece nella commedia Virgilio abbraccia Dante. Queste non possono essere considerate interpretazioni, sono errori che annullano il senso dell'opera originale senza proporne un altro. Chiudendo un occhio e mezzo, il punto va a Doré. 8. Realismo. Le incisioni di Doré sembrano quasi delle foto in scala di grigi. Dante giura che tale viaggio l'ha realmente svolto e nelle sue illustrazioni, nelle illustrazioni di Doré, hai proprio l'impressione di vedere un qualcosa di vero, di essere lì anche tu. Lo stile di Nagai trasmette più una sensazione di estremizzazione, a volte sembra che faccia la caricatura di alcuni personaggi o situazioni. Tu diventi uno spettatore che guarda i fotogrammi di un cartone animato, di un anime. Il punto va a Doré. 9. Licenze poetiche. Questo criterio non è lo stesso dell'attinenza. Un artista può prendersi le sue licenze poetiche, una definizione decisamente calzante, però io che leggo un'opera mi posso permettere di dire se tali interpretazioni personali, cambiamenti apportati dall'artista, abbiano o meno senso. Nagai se ne prende molte e quasi sempre vanno a peggiorare il senso dell'opera originale, ma senza neanche darne uno nuovo. Per attraversare l'Acheronte, il Caronte di Nagai dice che mai ha trasportato un vivo nella sua barca. E questo è palesemente sbagliato, ha davanti Virgilio, che ha descritto il viaggio di Enea proprio sulla barca guidata da lui. Nella versione di Nagai, Dante chiede perché il 7° cerchio è diviso in 3 gironi? E Virgilio risponde perché grande è il numero dei peccatori e vari sono i loro peccati. No. Ma perché si sente in dovere di cambiare spiegazioni sensate dell'opera originale? Ci sono 3 gironi perché si può commettere violenza contro altri, se stessi o la divinità. 1, 2, 3, non vari, esattamente 3 destinatari e quindi 3 gironi.
A questo punto meglio Do Re, che non scrive nulla e le sue illustrazioni accompagnano le terzine, anche se tradotte male, va bene, e non è certo colpa sua. È pur sempre meglio di queste spiegazioni senza senso. Il punto va a Do Re. 10. L'opera da avere a casa. Quale opera non può mancare a casa tua? Certo, se sei appassionato solo di fumetti non può mancare la versione di Nagai, mentre se sei appassionato solo di classici non può mancare quella di Do Re. Ma cercando di rimanere imparziali, a me piacciono entrambi, quindi ci provo, se tu potessi comprare una sola opera, quale dovresti comprare? Metto a paragone la versione omnibus di Go Nagai, pubblicata da J-Pop, al prezzo di listino di 29,90 € con la versione illustrata da Do Re, pubblicata da Idea Libri, anch'essa al prezzo di listino di 29,90 €. Se tu dovessi comprarne solo una, sarebbe meglio che tu comprassi quella di Idea Libri? Sì. Entrambi i libri sono notevoli in tutte e tre le loro dimensioni. Quello di Idea Libri è addirittura più grande e riesce a farti apprezzare appieno le illustrazioni a tutta pagina di Do Re. Inoltre, le illustrazioni sono accompagnate dal testo integrale della commedia, stabilito dal Petrocchi, e da introduzione, commenti e note di Francesco De Santis, che, per i non addetti ai lavori, è uno dei commenti più apprezzati di sempre. Così in un solo libro non solo hai le illustrazioni dell'artista di Do Re, ma hai anche il testo integrale originale di Dante e una delle spiegazioni più apprezzate del De Santis. Il punto va a Do Re. Fine. In quanto patto narrativo non posso che salutarti ricordandoti di leggere le fonti originali, le opere scritte dall'autore, prima di passare ai suoi rifacimenti.